La battaglia fra i partigiani jugoslavi e il battaglione Fulmine assediato nel paese è al suo secondo giorno. Nonostante l'inferiorità numerica di armi, i Marò continuano a resistere. Ma la situazione è disperata. La sua forza è ormai dimezzata. I piccoli gruppi di resistenza sono isolati gli uni dagli altri. Molti sono a corto di munizioni, tanto da dover realizzare rudimentali bombe a mano con esplosivo sfuso e scatolette di viveri vuoti. I partigiani possono far avanzare i cannoni anticarro, coi quali, dopo alcuni tentativi, riescono a demolire i bunker numero 4 e 5. Altri nuclei isolati sono poi sopraffatti dai partigiani nella notte fra il 20 e il 21 gennaio. Il centro dell'azione si sposta sui bunker 8 e 9, che il secondo battaglione riesce a isolare, conquistando le case fra i due in 2 ore e mezza di combattimenti, mentre il terzo battaglione si trova alle prese col bunker numero 12, lungo la strada per Gorizia. Prima dell'alba del giorno successivo, gli scontri si concentrano attorno ai bunker 8 e 9, mentre il bunker numero 7 è preso dai partigiani e poi riconquistato dagli italiani. Gli jugoslavi devono quindi ricorrere alla sistematica demolizione dei fortini attraverso esplosivo al plastico. Nel pomeriggio anche la riserva del terzo battaglione viene impiegata in battaglia per la conquista del bunker numero 2. Più volte i combattenti giungono talmente vicini da essere a portata di voce e si scambiano intimazioni alla resa e insulti. 83 uomini, cioè il grosso del battaglione Fulmine, ottenuta dal comando di divisione l'autorizzazione a ripiegare, è quindi radunato dal comandante in un gruppo di case ad est della chiesa e muove nel cuore della notte per una sortita verso sud. La mossa coglie di sorpresa gli sloveni e riesce sia pure al prezzo di 9 caduti. I restanti Marò, 48 uomini, di cui solo 35 abili al combattimento, invece rimangono asserragliati nelle loro ridotte, dove riescono a resistere fino all'arrivo della colonna italiana del battaglione Sagittario. I titini rimangono padroni del paese, tranne che per le ultime ridotte, per l'intera giornata e lo saccheggiano dopo aver ucciso i feriti della 10ª insieme ad alcuni civili. Vengono allineati dietro la chiesa del paese e fucilati. Altri feriti vengono catturati dopo la battaglia e trucidati dai partigiani sul muro del cimitero. La notizia dell'arrivo delle colonne dell'Asse da Gorizia costringe la Kosovel a ritirare dall'abitato di Tarnova il terzo battaglione per impiegarlo sulla strada per Raunizza. Il comando italiano della divisione 10ª è raggiunto dall'allarme per l'attacco partigiano a Tarnova solo alle 11:30 del giorno 19, quando i combattimenti sono già in corso da oltre 6 ore. Radunati i battaglioni Valanga e Sagittario e ottenuto dai tedeschi un nucleo corazzato con 3 carri e aliquote di polizia, le colonne si muovono. A queste colonne si aggiunge successivamente il battaglione Barbarigo, al quale l'ordine di partenza giunge solo nel pomeriggio. Sono presenti anche 3 carri armati di preda bellica, il cui intervento servì fin dall'inizio a sfondare una prima linea partigiana fra Montefrigido e Locua. Le colonne, ostacolate dalla neve, puntano verso la sella del Dol. Tuttavia, dopo un incidente causato da una mina ad un camion della 4ª compagnia del Valanga, l'avanzata deve arrestarsi, anche per le resistenze dei carristi tedeschi a proseguire. Ripresa la marcia nel pomeriggio inoltrato, italiani e tedeschi incappano nelle difese predisposte dal 9° Corpus sul monte San Daniele, che gli sbarrano la strada per Tarnova. È così stabilito di assaltare il giorno 20 le alture fra Gorizia e Tarnova, anche per alleggerire il peso della minaccia partigiana contro il capoluogo carsico. All'alba il Valanga e il Barbarigo assaltano il monte San Gabriele, difeso da reparti della brigata partigiana Gradni e probabilmente anche da italiani della divisione Garibaldi Natisone, mentre il battaglione Sagittario prosegue lungo la strada. A metà mattinata del 20 gennaio il monte è in larga parte sotto controllo degli italiani, che devono respingere un contrattacco partigiano condotto fingendosi tedeschi.
La conquista del San Gabriele permette anche di sviluppare fuoco di interdizione con l'artiglieria e colpire le truppe partigiane che assediano Tarnova. Il Sagittario è invece arrestato da un'intensa reazione partigiana. Il giorno 21, con un rinnovato sforzo, Valanga e Barbarigo riescono a scalzare definitivamente i titini dal San Daniele. Il Valanga, appoggiato da aliquote della polizia tedesca, riprende la marcia verso Tarnova, passando per San Basso e prendendo contatto con i superstiti del Fulmine in ripiegamento. Anche il Sagittario, riottenuto l'appoggio dei corazzati tedeschi, riesce a sfondare la resistenza partigiana a occidente di Raunizza e punta risolutamente su Tarnova. Contemporaneamente vengono predisposte puntate offensive da parte di altri reparti italo-tedeschi presenti in zone limitrofe per alleggerire la pressione su Tarnova e provocare un diversivo, ma anche per impedire l'afflusso della divisione Garibaldi in Natisone nella zona degli scontri. Da Trieste è fatto affluire il battaglione confinario MDT, rinforzato da 2 compagnie del 4° reggimento MDT, mentre i tedeschi inviano di rinforzo una sezione di carri. Da nord si muovono la contrabbanda Tonini del reggimento Alpini Tagliamento e i bersaglieri del battaglione Mussolini in Valle Baccia. Con un'ampia manovra da nord, reparti del 4° reggimento MDT e aliquote tedesche si scontrano con gli italiani della brigata Buozzi, infliggendo le perdite. Peraltro, il contrattacco delle colonne di soccorso, oltre a riconquistare il Monte San Gabriele e San Daniele, mette in serio pericolo le unità partigiane, le quali si ritirano da Tarnova subendo perdite ma evitando di essere accerchiati. E i superstiti dei 48 uomini del battaglione Fulmine, rimasti asserragliati a Tarnova, vengono liberati dall'assedio. Gli uomini della Kosovel, sorpresi dal sopraggiungere della colonna italo-tedesca, si ritirano e subiscono perdite. L'unità partigiana è fatta oggetto di tiro d'artiglieria e mortai dalle posizioni dominanti dei monti conquistati. I superstiti del battaglione rientrano il 24 gennaio a Gorizia, accolti, secondo il memorialista della RSI Giorgio Pisanò, da una manifestazione popolare di gioia. Nei giorni successivi i funerali delle vittime sono celebrati solennemente per le vie della città, al cospetto della popolazione. Il comandante della 10ª MAS, Junio Valerio Borghese, cita il battaglione Fulmine all'ordine del giorno. Lo stendardo del Fulmine viene insignito di medaglia d'argento al valor militare della RSI per i fatti d'arme di Tarnova. La distruzione a stento scampata del Fulmine evidenzia tuttavia le debolezze della 10ª e soprattutto l'aumentata efficienza delle forze partigiane jugoslave, anche se pochi giorni dopo, cioè il 26 gennaio successivo, 2 compagnie del Barbarigo costringono alla ritirata gli uomini del 9° Corpus sull'altipiano della Bainsizza. Nei giorni successivi la divisione 10ª e altri reparti italo-tedeschi sono coinvolti in un massiccio rastrellamento a oriente di Gorizia, respingendo i reparti titini nella zona libera dell'altopiano di Voschia. Alla fine del marzo 1945 i reparti della 10ª, dopo una serie di incidenti con i tedeschi e gli jugoslavi collaborazionisti, sono allontanati per richiesta germanica dell'Ozak e le posizioni nella selva di Tarnova sono rioccupate dalle truppe jugoslave. Prima di lasciare Gorizia, i reparti della 10ª si schierano davanti ai resti del monumento ai caduti della Grande Guerra, fatto saltare in aria dalle milizie jugoslave collaborazioniste nei mesi precedenti. Lo scontro di Tarnova si distingue per la sua particolare durezza e per il valore dimostrato sia dagli italiani del Fulmine che dagli sloveni della Kosovel. La letteratura e la memorialistica di parte jugoslava e quella più vicina al reducismo italiano avocano la vittoria ciascuna al proprio schieramento. Per Giorgio Pisanò quella partigiana è una sconfitta e la resistenza a Tarnova ha sventato il piano di Tito di occupare Gorizia fin dall'inverno 1944-45.
Secondo Marco Picone Chiodo a Tarnova, il nono corpus è stato nettamente rigettato indietro e con esso il pericolo che rappresentava per le popolazioni orientali italiane. Tuttavia, Gorizia è occupata dagli sloveni nel maggio dello stesso anno. Autori come Dino Arena hanno celebrato la resistenza della Decima, dipinta con tinte eroiche per l'esiguità delle sue forze rispetto a quelle nemiche, attribuendole il merito di aver evitato che Gorizia venisse occupata dai partigiani di Tito e quindi ceduta alla Jugoslavia nel dopoguerra. Tuttavia, le forze di Tito furono solo momentaneamente respinte, poiché nei giorni successivi agli scontri con la Decima riuscirono comunque a prendere la stessa Gorizia. L'occupazione jugoslava della città cessa solo grazie agli accordi stipulati da Tito e il generale britannico William Duthie Morgan il 9 maggio, poi ratificati il 9 giugno a Belgrado da Tito e il comandante delle forze alleate in Italia Harold Alexander, che delimitarono la zona d'occupazione jugoslava con la linea Morgan. Furono dunque tali patti a porre le basi per la restituzione di Gorizia all'Italia. Ogni anno, il 21 gennaio e nei giorni successivi, Gorizia è sede di un raduno commemorativo dei reduci della Decima. Combattere per l'onore d'Italia.